Benvenuti su techbeam.com. Oggi andiamo ad analizzare una sorgente Pioneer del 2017, modello raro X5009BT. BT sta per Bluetooth. La sorgente è davvero completa, ha tantissime funzionalità, quindi ovviamente oltre a Bluetooth anche possibilità di gestire USB, aux-in, ma soprattutto a livello audio è davvero completa, ha le stesse funzionalità della P88, quindi può gestire un 2 vie oppure un 3 vie, perché ha 3 uscite pre che possono essere settate come passalto, passabanda e passabasso, quindi possiamo gestire tranquillamente un 3 vie, come nello stesso modo in cui possiamo gestirla con la mitica P88. Ok, procediamo come sempre con l'analisi della parte connettività e in seguito andiamo a vedere un po' di funzionalità. Procediamo con l'analisi della connettività, quindi abbiamo presa di antenna FM classica, connettore ISO, ok? Poi abbiamo 3 uscite pre, come vi dicevo, in questo caso sono 2 volt, quindi uscita posteriore rear, front e subwoofer, che può essere switchata a modalità 3 vie, quindi tweeter medio e bassi, quindi passa alto, passa banda e passa basso. Poi qui abbiamo possibilità di connettere il microfono Bluetooth e qui invece possibilità di connettere i comandi al volante. Ok? Ok, quindi procediamo adesso con l'analisi delle varie funzioni che sono tante. Ok, procediamo con la prima accensione. Ok, con la preaccensione ci chiede innanzitutto il tipo di linguaggio da usare, ovviamente lasciamo inglese, poi ci chiede di impostare l'orario, lo step per la sintonia FM se 50 o 100 MHz, lasciamo 100, poi qui c'è una funzione interessante, come vi dicevo, possiamo scegliere se la modalità audio ottenere standard oppure network, che sarebbe modalità 3 vie. Quindi modalità standard abbiamo passalto sulle uscite front e rear, passalto settabile da 0 a 200 Hz e passabasso sul subwoofer. Mentre mettendo modalità network abbiamo passalto per il front, quindi per i tweeter praticamente l'uscita front verrà switchata con uscita tweeter, quindi da 1200 Hz in su. Poi abbiamo il passabanda, quindi sia passa alto che passa basso sull'uscita posteriore, e poi l'uscita subwoofer diventa solamente uscita passabasso, che può essere usata appunto come sia come subwoofer che anche come pilotaggio di un woofer, quindi possiamo ottenere un 3 vie puro, ok? Lasciamo la modalità standard per questo video, ok? E quindi dopo aver impostato queste impostazioni iniziali, che ricordo solo la prima accensione quando viene attaccata la batteria per la prima volta, praticamente quando viene installata, compaiono queste impostazioni. Facciamo quit, quindi yes, ok. Ok, ovviamente parte subito con la modalità demo che andremo a disattivare. Quindi innanzitutto procediamo con l'accensione della sorgente. Ok, FM. Il prossimo anno una data sola farà in Italia, quindi quella... Ok, come potete vedere ha illuminazione variabile, è possibile impostare tantissimi colori, migliaia di combinazioni possibili, è possibile anche cambiare, avere 2 illuminazioni diverse tra i tasti e il display. Adesso andiamo a vedere. Innanzitutto procediamo con il disattivare modalità demo, quindi andiamo qui, menu, scegliamo System, ok, e andiamo a trovare modalità demo. Ok, demo off, yes, perfetto, così abbiamo disattivato la modalità demo. Bene, andiamo anche a settare subito dei colori non variabili, in modo da rendere il video meno stancante, ok? Quindi ci sono già delle modalità preimpostate. Ok, sto facendo scorrere, lasciamo bianco. E display
Ok, lasciamo questa combinazione. Quindi display color rosso e vediamo illuminazione, mettiamo qualcosa di meno acceso. Ok, lasciamo questo blu. Come potete vedere, quindi abbiamo due tipi di colori distinti, rosso per la zona centrale e blu per i tasti periferici, ok? Ok, andiamo a vedere le altre funzionalità. Partiamo subito con modalità audio, che è quella che ci interessa maggiormente. Sono parecchie modalità. Iniziamo con l'equalizzatore. Abbiamo le curve preimpostate tipiche di Pioneer, Powerful, Natural, Vocal. Vedete sul display in sottofondo qui possiamo vedere che tipo di equalizzazione effettua l'autoradio. Custom, due tipi di custom, flat e super bass. Andiamo a selezionare modalità custom e possiamo selezionare diverse frequenze da 50 fino a 12.500 Hz e quindi ogni frequenza di queste selezionate possiamo cambiare il gain. Adesso andiamo giusto come test a cambiare alcuni valori. Ok, poi abbiamo due custom, quindi lasciamo modalità custom preimpostata. Ok, torniamo indietro, poi abbiamo il classico fader, ok, avanti e indietro, balance, subwoofer on off, quando poi è anche possibile variare la fase del subwoofer tra normale o invertita per accordarla ai woofer anteriori, ovviamente. È possibile cambiare il livello singolo di ogni speaker, quindi sinistra, destra front, destra, sinistra posteriore, subwoofer. Ok, è possibile sia aumentarlo che diminuirlo per ogni altoparlante. Poi abbiamo il crossover, adesso è impostata a modalità semplice, quindi abbiamo solo il passalto per le uscite anteriori e posteriori, quindi possiamo selezionare da 50 fino a 200 Hz e anche selezionare la pendenza di taglio del crossover da 24 dB per ottava, 18, 12, 6. Okay? Ovviamente anche disabilitarlo, quindi front e rear uguale. Okay. Ok, e subwoofer invece possiamo fare passabasso da 50 Hz fino a 200, anche in questo caso cambiare la pendenza di crossover da 6 a 12 dB per ottava. Okay. Poi abbiamo la modalità, abbiamo dei tardi temporali, quindi per poter centrare diciamo, la scena acustica a seconda delle dimensioni dell'automobile, quindi possiamo scegliere innanzitutto il tipo di posizione da privilegiare, quindi posizione guidatore front left, ok, e poi possiamo impostare initial, lui ha già dei valori preimpostati, oppure andare a modificare quanti centimetri distano gli altoparlanti dal guidatore, quindi in questo caso gli altoparlanti di sinistra anteriori distano 117 cm, ovviamente li regoliamo in base al nostro automobile, in questo caso gli altoparlanti anteriori di destra 155, ma come detto dobbiamo misurare la distanza, questi sono centimetri, okay. Posteriori e subwoofer, ok? Quindi a seconda della distanza di come è fatto il nostro impianto dobbiamo settare i valori e ci accorgeremo che poi la scena sonora la troveremo, se riusciamo a settare correttamente, al centro del cruscotto, ok? Quello è l'obiettivo. Poi abbiamo la possibilità di salvare queste impostazioni che abbiamo effettuato, ok? E ricaricarle se dovessimo cancellarlo un giorno. Poi abbiamo il bus boost, è possibile impostarlo addirittura su 6 livelli da 0 a 6, ok? E poi abbiamo il loudness su 3 livelli,
quindi spento, basso, medio, alto. Ok, quindi queste sono le impostazioni audio. Poi abbiamo il controllo, questo è interessante, il controllo alto livello, quindi in automatico effettua un adeguamento dei livelli tra le varie canzoni. Per esempio, se abbiamo un CD con alcune canzoni registrate in maniera diversa, per esempio canzone 1 registrata in maniera molto elevata, canzone 2 in maniera con volume molto basso, con questa modalità è possibile livellarle. Abbiamo due modalità di intervento, ok? Oppure possiamo spegnerla. Io consiglio di spegnerla sinceramente. E poi ritorniamo alla parte equalizzatore, ok? Quindi queste sono impostazioni audio. Poi abbiamo l'illuminazione, quindi l'intensità di segnale, con che colore si deve accendere il display quando arriva una telefonata, vedete? È possibile selezionare diverse modalità per attirare l'attenzione, ovviamente. In questo caso l'illuminazione FX effettua una specie di analizzatore di spettro, quindi andiamo a vedere, la disattiviamo, e poi i colori che ho fatto vedere prima e il dimmer. Se deve essere settato attraverso il cavo, quindi quando accendiamo i fari dell'automobile, oppure attraverso l'orario si attiva automaticamente quando ad un orario in cui settiamo noi. Consiglio di disattivarlo perché l'illuminazione di questo modello non è altissima. Ok, quindi è possibile cambiare tipo di luminosità da 0 a 10, lasciamo al massimo. Ok, quindi queste sono le modalità del display. Come dicevo, abbiamo tantissime combinazioni. Ok, poi abbiamo menu system, possibile attivare il riconoscimento di Spotify, power save off se in automatico si spegne l'autoradio quando spegniamo il quadro, se è possibile cancellare la memoria del Bluetooth, qui è possibile collegare lo smartphone con un Bluetooth, è possibile riconoscimento Android tramite cavo, ok, o tramite app, sì, perché questo autoradio è possibile anche comandarla tramite l'applicazione di Pioneer dedicata. Ok, quindi torniamo USB e ritorniamo al linguaggio, orologio, ok, il beep del tono possibile attivarlo o disattivarlo, info display, ok, qui è possibile se abbiamo modalità cosa vedere su display quando è accesa la radio, se Bluetooth info oppure intensità di segnale, lasciamo il Bluetooth info, anzi lasciamo intensità di segnale in questo caso, ok, dot display icon oppure speaker, ok, in questo caso è possibile attivare un analizzatore di spettro qui in basso a destra, vedete, faccio vedere, questo qui, e qui vediamo invece intensità del segnale FM che arriva. Ritorniamo al menu. Ok, quindi abbiamo visto è possibile attivare o disattivare l'ingresso AUX. Attivare e disattivare modalità Bluetooth audio nel caso non volessimo usarla, attivare e disattivare Spotify e ritorniamo quindi alle impostazioni che abbiamo già visto. Okay? Poi la modalità Mix Track è una modalità che consente di effettuare un mixaggio automatico quando inseriamo dei brani attraverso la penna USB e qui quindi quando passiamo da una canzone alla successiva questo autoradio è in grado di effettuare un mixaggio simulando quello di un DJ e qui possiamo cambiare le modalità con cui deve effettuare questo mixaggio automatico, ok? Sinceramente la trovo poco interessante questa funzione, quindi non approfondisco, ok? Poi abbiamo modalità FM setting, possiamo attivare
memorizzazione automatica delle stazioni radio, FM, disattivare le radio regionali oppure radio locali, il livello di sensibilità, traffico, frequenze alternative, attivare le radio se ci sono news, ok, e in questo caso la funzione di questi tasti, se devono trovare le frequenze oppure se devono cambiare canale attraverso questi due tasti qui. Selezioniamo la frequenza manual, FM setting, ok. Lasciamo standard in questo caso e ritorniamo alla memorizzazione automatica, Best Station Memory, BSM. Ok, poi audio abbiamo visto, illuminazione, system e mix track. Perfetto, quindi andiamo un attimo a vedere le altre modalità audio. Quindi inseriamo un CD MP3. Ok, sta leggendo che tipo di formato è. Ok, l'ha riconosciuto subito, è un CD MP3. Come potete vedere abbiamo l'analizzatore di spettro sia qui che qui. Come abbiamo visto prima è possibile disattivarlo o attivarlo. Da questi due tasti si cambia cartella. Ok, inseriamo anche un device USB. Ok, ha riconosciuto che è stato inserito un device USB. Ok, e procede subito ovviamente con il play del brano. Anche in questo caso sì, è possibile cambiare cartella attraverso questi due tasti. Ok, poi abbiamo ingresso AUX, ingresso Bluetooth se è attivo uno smartphone, se è connesso uno smartphone, e ritorniamo poi alla radio FM. Ok, stacchiamo la penna USB. Ok, ovviamente se connettiamo uno smartphone da questo tasto è possibile poi settare le impostazioni Bluetooth, quindi la rubrica, la risposta automatica e il tipo di tono con cui deve suonare la tua radio quando arriva una chiamata, insomma tutte queste funzionalità interessanti. E poi invece da questo tasto qui è possibile cercare il brano quando è inserita un CD o un brano o una periferica USB. Ok, quindi concludendo abbiamo una device che abbiamo una tua radio davvero completa. Come dicevo, la parte audio ha tantissime funzionalità, è possibile selezionare addirittura un impianto 3 vie come con la P88 oppure un 2 vie classico, quindi ha 3 uscite pre, e quindi ovviamente il Bluetooth tutte le funzionalità che vi ho fatto vedere, ottima qualità audio tipica Pioneer, quindi la sorgente abbastanza rara è stata prodotta solo per
per circa un anno, e infatti sul mercato dell'usato se ne trovano pochissime. Ok, vi ringrazio e come sempre vi saluto, e se avete qualche curiosità potete scrivere sui commenti. Ciao da techbee.com.